Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi inizia così, c'è allerta rossa qui in Liguria, quindi infatti tipo alle 2 tra poche ore dovrebbe venire giù un devasto, ma ci sono già stati un po' di devasti nelle città come Savona e qualcosa già a Genova. Noi stiamo andando proprio lì, accompagnando Celeste a lavoro. Io nel mentre devo finire di mettere i sottotitoli ai video per il mio canale, e uno uscirà già domani, ma voi vedrete questo settimana prossima probabilmente. Se poi non ci sarà veramente un diluvio pazzesco, devo andare in banca perché sto cercando di aprire un conto online della Wise. La Wise è un conto online multivaluta dove è possibile ricevere, detenere e spedire ovviamente denaro, e adesso poi vi spiegherò il perché. Siamo arrivati a Genova, adesso fortunatamente ha smesso di diluviare, visto che in treno, non so se avete visto un po' dalle immagini, c'era un diluvio universale. Siamo fortunati, io sono in mezze maniche, sto bene, c'è il vento caldo, vedo la gente col giubbotto, un po' di freschino. Qua c'è un piccione, c'è una pagnotta, una focaccia strana, nera. Adesso andiamo a cercare da mangiare, vado anche alla banca Intesa che qua ce n'è una. E niente ragazzi, ho appena scoperto che la banca che cercavo l'hanno sradicata, hanno proprio tolto la filiale e quindi andrò dopo. Penso che vicino allo studio di Celeste ce ne dovrebbe essere una, a meno che non ne trovo una adesso mentre andiamo in giro a cercare dove mangiare. Ragazzi, abbiamo trovato questa osteria della piazza e siamo in una piazza. Abbiamo preso 2 bistecche di vitello con le patatine. 2 bistecche di vitello con le patatine e mezzo litro di vino frizzante nella casa. E ragazzi, siamo arrivati in studio finalmente. Adesso lei prepara per tatuare, ma oggi fa sopracciglia perché, se non ve l'ho già detto, ma penso proprio di sì, fa trucco semipermanente anche, anzi sarebbe la sua specializzazione. Quindi io adesso tra un attimo prenderò e vado a sta cazzo di banca che sto cercando da 6 ore. Comunque vado alla banca perché allora per attivare la Wise, ok, non serve andare in banca, si può ovviamente iscriversi gratuitamente, appunto come ho detto online è gratuito, non ci sono pagamenti annuali o mensili, però per attivare il l'IBAN e il BIC bisogna metterci sopra un importo di almeno 20 euro. Quindi lo farò anche perché appunto, grazie, anche perché appunto farò questo conto perché mi serve per ricevere i soldi da siti web stranieri con cui lavoro e anche da YouTube, se non sbaglio. Sì, perché io ho 2 conti, ovvero Banco Posta e Intesa San Paolo, solo che Intesa San Paolo non è un conto, è una ricaricabile, quindi può solo ricevere bonifici SEPA, ovvero dall'Unione Europea. Bonifici che arrivano dall'estero non posso perché comunque non ha un BIC. E il Banco Posta invece, che ha il BIC, sicuramente ha un cambio valuta o comunque delle commissioni. Invece Wise non ha commissioni, ha un cambio valuta corrente, o è vero ogni giorno, se è diverso, cambia in base anche a quello, quindi molto più conveniente anche per questo. Senza contare che Banco Posta non lo posso usare per pagare niente, o è vero niente su Amazon, i biglietti online con l'applicazione per i treni non posso prendere, non si può pagare nulla online, ma sinceramente mi frega poco perché comunque è un conto che volevo già chiudere da tempo. In più pago, se non sbaglio, 4 euro al mese e qualcosa in più anche perché c'è collegata anche un'altra carta, eccetera eccetera, quindi è una cosa che non mi interessava più avere. Se con questo conto Wise posso ricevere i vari pagamenti, in realtà sì, adesso proverò, mal che vada caricherò questi 20 euro, poi ci potrò pagare comunque col conto direttamente con Google Pay o comunque con Apple Pay, o comunque potrò pagare già o fare compere online, quindi non sono soldi che vanno persi. E in più adesso non ricordo, con forse 7,50 euro, una cosa del genere, ovviamente mi arriva a casa proprio la carta di Wise, quindi carta che posso usare in giro per pagare ovunque. Sono meglio adesso tutti questi vari conti che stanno aprendo comunque online delle classiche banche, che poi sì, penso che continuerò a tenere comunque
anche Intesa San Paolo. Adesso vedo, perché se poi prendo direttamente anche la carta di Wise magari mi chiudo anche l'intesa, che intanto è una ricaricabile, quindi vabbè. Solo che ho appena pagato il canone annuale, che sono solo 26 euro, però vabbè, appunto è la Super Flash ricaricabile, quella classica da barboni. Vi aggiorno, vi faccio sapere se riesco ad andare a mettere sti cazzo di soldi e se poi riesco ad attivare questo IBAN, BIC, eccetera eccetera. Vi farò vedere. E niente ragazzuoli miei, c'è un pochino d'evento e piove, giusto poco, però in caso un po' l'ombrello. E andiamo a cercare sta benedetta banca, speriamo che funzioni, perché gli sportelli delle banche, almeno dell'Intesa, in molti posti non vanno mai, e soprattutto che abbia direttamente il coso per depositare. Però mi sa che tra poco tiro fuori l'ombrello, perché mi sa che sta venendo giù l'acquazzone tra poco. Ovviamente ragazzi, qui la banca non c'è quella lì, ma che non ha neanche più l'insegna, ma a me serve proprio Intesa Paolo, che è la mia. Che palle veramente, alla ricerca della banca perduta. Comunque ho tirato fuori l'ombrello, ma è un bel problema perché piove, adesso meno, infatti lo richiudo, ma è talmente leggero che c'è un vento della Madonna e me lo spacca in 2 secondi. Ho visto che ce n'è altre, però sono un po' lontane a piedi, però ho già lo zaino in spalla in tutti i sensi, mi sa che andrò a vedere un attimo. Zaino che pesa più di me, se no volavo via. Vabbè, si chiamerà allerta rossa per qualcosa. Devo farmi una mega salita adesso, quella con tutta la scalinata. Intanto vi faccio vedere un po' qua che è figo. Mi tocca anche tutta sta scalinata e là sopra c'è Dio che mi aspetta. Ok ragazzi, sono passati un paio di giorni e niente, volevo finirvi appunto di dire qua le questioni sulla Wise. L'ho attivata, ce l'ho fatta, ho passato appunto quei 20 euro che mi servivano per attivare anche il BIC e l'IBAN. Ho provato a usarla appunto su questi siti in cui lavoro americani e sono riuscito a usarla come carta, quindi ho tolto il banco posta che prima avevo. L'unico grosso problema che non ricordavo, su YouTube invece ci vuole per forza un conto italiano, comunque una banca italiana. Dato che questa è a Bruxelles non posso usarla. Infatti questo è un po' uno sbatti, perché io spero di riuscire a far entrare tutto qui e quindi non posso usare Wise per tutto, ma dovrò comunque avere un conto anche qua in Italia, che sia continuare a tenere Intesa San Paolo, però aprirci un vero conto, perché io per ora ho una ricaricabile, o tenere il banco posta. Avrei voluto usare Wise perché è veramente molto comoda, non ha commissioni, non ha commissioni neanche per i prelievi, almeno per i primi 2 nel mese, se si rimane sotto i 200 euro. Poi c'è l'1,75% al terzo prelievo e poi c'è 50 centesimi per ogni altro prelievo, con un massimale, se non sbaglio, di 3.000 euro al mese, ma direi che 3.000 euro al mese non li spendo. Con 7 euro ho ordinato già la carta, che mi arriverà a casa in una decina di giorni massimo, forse anche prima, e fino a che non mi arriva la carta mi hanno già dato comunque il BIC appunto e l'IBAN, e mi hanno già dato anche il numero sulla carta e il numerino dietro, detto anche comunemente il codice di sicurezza che c'è scritto sul retro, così posso comunque già fare compere online, e in più è già stata associata a Google Pay, ma si può associare anche ad Apple Pay, quindi posso già pagare anche col telefono, con comunque uno smartwatch se dotato di NFC, eccetera eccetera. Molto comodo da poter usare appunto finché non arriva la carta fisica. L'unico altro vero problema è che comunque un conto qui dovrei averlo come sia Posta o Intesa San Paolo, appunto perché se volessi ricaricare la carta per contanti ovviamente non posso farlo da uno sportello, perché non c'è un vero e proprio sportello o banca qui direttamente del conto Wise. Quindi per quello devo fare un trasferimento, un bonifico. Comunque vedrò adesso quali altro mi conviene tenere qua in Italia, visto che comunque un conto classico di Intesa San Paolo, se non sbaglio, si aggira sui 60 euro annui, quindi sono 5 euro al mese. Il banco posta invece, se non sbaglio, sono 4 al mese, però ovviamente hanno le loro piccole differenze. Per questo vi farò sapere, spero di avervi aiutato magari un pochino, se volevate avere qualche informazione in più su Wise. Sicuramente ci sono 1000 altri video che ho
già visto qua su YouTube, in cui mettono a confronto le diverse carte, e questo ovviamente va in base anche alle vostre scelte e a quello per cui volete aprire comunque un conto online. Come detto, Wise è comodo semplicemente per il fatto che non ci sono commissioni, o comunque hanno le commissioni o il cambio più basso di tutte le altre. E con questa anche, ragazzi, è tutto. Vi ricordo come sempre di lasciare tanti commenti e like. Fatemi sapere voi se usate altre carte, conti bancari, o se avete conti online, quale magari e perché magari l'avete aperto. Vi ricordo di seguirmi anche qui sul canale e di attivare la campanella delle notifiche, mi aiuterete veramente un sacco a fare crescere il canale, e vi lascio qua sotto anche i miei vari social. Non saprei che altro aggiungere, ragazzi, nient'altro. Bella!